Le 10 nazioni, dove cambiare fede può cambiare la vita. Hai mai pensato a cosa significhi vivere in un paese in cui cambiare religione può rappresentare un pericolo concreto per la propria vita? Per molte persone, l'idea di abbandonare una fede profondamente radicata come l'Islam per convertirsi al cristianesimo potrebbe sembrare impensabile. Tuttavia, la realtà odierna racconta una storia diversa. Ogni giorno, in varie parti del mondo, migliaia di musulmani scelgono di abbracciare il cristianesimo, spesso in segreto e affrontando rischi significativi. Cosa spinge queste persone a fare un passo così audace? Quali motivazioni le portano a intraprendere un percorso che, in molti casi, può mettere in pericolo la loro vita? In questo video esploreremo le 10 nazioni in cui questa tendenza sta avendo un impatto profondo, analizzando non solo i numeri, ma anche le ragioni e le storie dietro questo fenomeno. Rimani con noi fino alla fine. Gli ultimi 2 paesi della lista ti sorprenderanno completamente. Le cifre e le testimonianze che condivideremo potrebbero cambiare il tuo modo di vedere la dinamica religiosa in questi luoghi. 10. Iniziamo il nostro viaggio nel cuore del sud-est asiatico, in Malesia, un paese conosciuto per la sua ricca diversità culturale, ma dove l'Islam è la religione predominante, con la maggioranza della popolazione che si identifica come musulmana. Negli ultimi anni si è osservato un incremento, seppur contenuto nelle conversioni al cristianesimo, che sta guadagnando terreno in un contesto dove l'Islam è profondamente intrecciato con l'identità nazionale. Ogni giorno molte persone scelgono di abbracciare il cristianesimo, un fenomeno che rivela dinamiche più complesse. Una delle principali ragioni di questa scelta è il senso di comunità offerto dalle chiese cristiane, specialmente nei contesti urbani. In una società sempre più veloce e alienante, il messaggio di amore, salvezza e la promessa di una vita dopo la morte trova risonanza tra chi cerca un rifugio spirituale. Inoltre, gruppi come i cinesi malesi e i giovani che vivono in città sono più esposti alla libertà religiosa, permettendo loro di esplorare nuove vie spirituali con maggiore facilità. 9. Nel nostro viaggio in Nord Africa ci fermiamo in Algeria, un paese in cui quasi tutta la popolazione si identifica come musulmana. Nonostante questa apparente uniformità religiosa, il cristianesimo sta guadagnando terreno. Si stima che nel 2024 oltre 100.000 persone in Algeria si identifichino come cristiane, un dato in crescita rispetto all'anno precedente. Ciò che colpisce è che gran parte di queste conversioni si verifica nella regione abitata dall'etnia berbera, storicamente più aperta a influenze culturali e religiose diverse. In una società caratterizzata da restrizioni sociali, molti nuovi convertiti descrivono la loro scelta di adottare il cristianesimo come il risultato di una trasformazione spirituale profonda. Le chiese clandestine giocano un ruolo essenziale in questo cambiamento, offrendo accesso agli insegnamenti cristiani a chi altrimenti non ne avrebbe alcuna possibilità. 8. Spostiamoci in Marocco, un paese dove l'Islam domina quasi completamente il panorama religioso, con la grande maggioranza della popolazione che si identifica come musulmana. Nonostante questa forte predominanza, il cristianesimo sta lentamente guadagnando terreno. Un aspetto particolarmente interessante è che molte delle conversioni si verificano nelle principali città, come Casablanca e Rabat, dove l'influenza occidentale e la presenza di comunità cristiane sono più evidenti. Sebbene le chiese siano poche e le restrizioni religiose siano significative, queste comunità offrono un senso di appartenenza e supporto spirituale a coloro che decidono di intraprendere questo nuovo percorso di fede. 7. Entriamo in un territorio proibito. L'Arabia Saudita, considerata la culla dell'Islam, è uno dei paesi più rigorosi riguardo alla pratica di religioni diverse. In un contesto dove la pratica pubblica di altre fedi è vietata e i rischi per i convertiti sono elevati, il cristianesimo rimane quasi invisibile. Nonostante queste restrizioni, il cristianesimo ha trovato spazio, seppur in modo discreto. Molti convertiti provengono dalle comunità di espatriati che vivono e lavorano nel paese, ma ci sono anche sauditi che vedono nel cristianesimo una nuova opportunità di connessione spirituale. Per loro, il messaggio di amore e perdono offerto da questa fede rappresenta una risposta alle difficoltà della vita quotidiana e un rifugio personale e spirituale.
6. La Turchia, crocevia tra Europa e Asia, è storicamente un punto d'incontro di culture e religioni. Sebbene la quasi totalità della popolazione si identifichi come musulmana, si registra una lenta ma significativa crescita del numero di cristiani, segno di una tendenza emergente verso nuove forme di spiritualità. Gran parte delle conversioni avviene in città come Istanbul e Ankara, dove l'influenza occidentale e la presenza di comunità cristiane sono più evidenti. Nonostante la presenza limitata di chiese, queste comunità offrono un forte senso di appartenenza e supporto spirituale a chi decide di intraprendere un nuovo percorso di fede. 5. L'Egitto, storicamente un crogiolo di culture, sta vivendo una crescita significativa nelle conversioni al cristianesimo. Sebbene la stragrande maggioranza della popolazione si identifichi come musulmana, il numero di cristiani, principalmente appartenenti alla Chiesa copta, sta aumentando. Questo cambiamento comprende anche un crescente numero di musulmani che in segreto scelgono di abbracciare il cristianesimo. A spingerli è spesso l'attrattiva del messaggio cristiano, incentrato sulla pace e sulla salvezza personale, che offre loro una nuova prospettiva spirituale. 4. Pakistan, un paese con una popolazione che supera i 200 milioni di abitanti, è un altro luogo in cui il cristianesimo sta crescendo lentamente ma in modo costante. La maggior parte della popolazione si identifica come musulmana, ma si stima che nel corso del 2024 circa 4 milioni di persone siano cristiane, con un aumento di nuove conversioni in un solo anno. Ogni giorno, molte persone decidono di convertirsi al cristianesimo, spesso in segreto. Sebbene le chiese siano limitate, esse giocano un ruolo cruciale nella vita di questi nuovi cristiani, offrendo uno spazio sicuro per praticare la loro fede e trovare supporto in una comunità che condivide le loro convinzioni. 3. Ti sorprenderà sentire l'Afghanistan in questa lista, ma non dovresti. Sebbene si tratti di un paese in cui praticamente tutta la popolazione si identifichi come musulmana, quest'anno il numero di cristiani in Afghanistan è aumentato in modo significativo. Sebbene questo aumento possa sembrare modesto, le conversioni in questo paese sono estremamente rischiose e avvengono in totale segretezza. Ma perché qualcuno dovrebbe correre un tale rischio in un luogo così pericoloso? Per molti, il cristianesimo offre un messaggio di amore e perdono che non riescono a trovare nella loro vita quotidiana. 2. L'Indonesia è il paese con la più grande popolazione musulmana al mondo, con una vastissima popolazione di cui la maggior parte si identifica come musulmana. Tuttavia, quest'anno si è verificato un fenomeno sorprendente, con milioni di indonesiani che si sono convertiti al cristianesimo. Un numero che corrisponde a un gran numero di conversioni ogni giorno. Qual è la causa di questo cambiamento? Una parte della spiegazione risiede nella crescita della classe media in Indonesia, che è sempre più esposta a idee globali e a nuove forme di spiritualità. Le riforme politiche hanno anche contribuito a una maggiore libertà religiosa in alcune regioni, specialmente nelle aree urbane, come la capitale, dove il cristianesimo è praticato in modo più aperto. L'ascesa delle chiese domestiche e delle piccole comunità cristiane ha dato a molti indonesiani l'opportunità di esplorare il cristianesimo in un ambiente più intimo. Per loro, il cristianesimo offre un messaggio di speranza, pace e una connessione personale con Dio che aiuta ad affrontare le tensioni religiose che spesso emergono nel paese. 1. Infine arriviamo all'Iran, il paese più sorprendente di tutti in questa lista. Nonostante sia una nazione con una popolazione di quasi 90 milioni di persone, dove la stragrande maggioranza si identifica come musulmana, l'Iran sta vivendo un rinascimento cristiano silenzioso ma significativo. Si stima che un numero considerevole di iraniani si siano convertiti al cristianesimo, con migliaia di conversioni ogni giorno. Questo fenomeno è particolarmente impressionante perché avviene in un paese dove le conversioni sono severamente vietate e la punizione per abbandonare l'Islam può essere estremamente severa. Tuttavia, molti iraniani sono sempre più delusi dal controllo politico e religioso esercitato nel paese, il che li porta a cercare una nuova forma di libertà spirituale. Le chiese clandestine e i ministeri informali stanno giocando un ruolo cruciale in questa crescita, offrendo l'accesso al cristianesimo nella privacy delle loro case.
Nonostante le severe repressioni, il numero di cristiani in Iran continua ad aumentare, rappresentando non solo un cambiamento religioso, ma anche un cambiamento culturale più profondo.